Ciao ragazzi, oggi facciamo le cinnamon rolls, una ricetta perfetta come dolce durante le feste, ma anche come colazione di tutti i giorni. Cuciniamo! Come sempre su questo canale vi proponiamo una versione classica di questa ricetta ed una versione più salutare, alleggerita da grassi e zuccheri raffinati. Entrambe le versioni sono buonissime al 100% vegetali. Iniziamo con la versione classica. In una ciotola bella grande mettiamo 250 g di latte vegetale tiepido. Io di solito utilizzo latte di mandorla o di avena, 50 g di zucchero e 7 grammi, ovvero una bustina, di lievito di birra secco. Mescoliamo con una frusta e lasciamo attivare il lievito per un minuto. Nel frattempo prepariamo la componente grassa, che in questo caso può essere un olio vegetale neutro, come quello di semi di girasole, oppure un grasso vegetale spalmabile. Io in questo caso ho scelto una margarina al 100% vegetale, senza olio di palma e grassi idrogenati. La mia è una componente grassa del 50%, ma va bene anche una fino all'80%. Ne sciogliamo 80 grammi in un pentolino, poi facendo attenzione che sia tiepida e non bollente, l'aggiungiamo alla ciotola con i liquidi. Se invece scegliamo olio di semi ne basteranno 50 grammi. Diamo un'altra mescolata, poi siamo pronti per aggiungere 500 g di farina zero e 5 g di sale, che è circa un cucchiaino. Mescoliamo con un cucchiaio di legno o con una spatola in silicone fino a che otteniamo un panetto, che poi trasferiamo su un piano di lavoro leggermente infarinato. Ora ci rimbocchiamo le maniche e impastiamo vigorosamente per almeno 5 minuti e fino a che l'impasto è elastico e liscio. Qui ce ne potrebbero volere anche 10, dipende un po' dalla forza che ci mettete. L'impasto dovrebbe essere il più umido possibile senza però appiccicare alle mani, quindi cerchiamo di non aggiungere ulteriore farina. Nel caso degli impasti per brioche, infatti, è meglio avere un impasto morbido e umido piuttosto che un asciutto e duro. Come sempre però negli impasti, le dosi di farina e acqua potrebbero cambiare leggermente in base al tipo di farina che utilizziamo, a quanto la farina è vecchia o anche in base ad altitudine, temperatura e umidità nella nostra cucina. Quindi se proprio ci si appiccica alle mani, aggiungiamo una spolverata di farina alla volta. Ora mettiamo l'impasto a lievitare in una ciotola capiente che sia ben oliata. Possiamo utilizzare la stessa ciotola di prima, poi copriamo l'impasto con un panno umido o con un piatto leggermente oliato e messo sopra al contrario. Per la lievitazione il mio consiglio, specialmente in inverno, è di far lievitare in forno stiepidito, ovvero acceso per 30-40 secondi e poi spento e tenuto con la luce accesa. In questo modo creeremo le condizioni ottimali per la lievitazione. Facciamo lievitare per circa un'ora e mezza fino a che l'impasto è raddoppiato. Mentre l'impasto lievita prepariamo il ripieno per i cinnamon rolls. Allora qui la ricetta americana prevede un ripieno bello ricco ma molto semplice, fatto da burro, zucchero e cannella. In una ciotola mettiamo 60 g della stessa margarina di prima, 100 g di zucchero e 10 g di cannella, che sono circa 4 cucchiaini. Incorporiamo con una forchetta fino a che gli ingredienti sono ben amalgamati, poi mettiamo il luogo fresco e se vediamo che la margarina si scioglie troppo possiamo anche mettere in frigo per mantenere il composto con una consistenza non troppo liquida ma che sia facile da spalmare. A questo punto l'impasto dovrebbe essere lievitato. Lo trasferiamo su un piano di lavoro cercando di non aggiungere farina, o quantomeno aggiungendo pochissima farina alla volta se proprio necessario. Ripieghiamo l'impasto su se stesso 5-6 volte. Poi lo rotoliamo in una palla, aiutandoci con i bordi delle mani e strisciandolo sul piano di lavoro. Questi due movimenti conferiranno struttura al nostro impasto e sarà anche più facile poi dare forma ai cinnamon rolls. Ora spolveriamo il piano di lavoro con un velo di farina ed iniziamo a stendere l'impasto, prima con le mani, poi con l'aiuto del mattarello, cercando di realizzare un rettangolo di circa 30 cm x 40. Cerchiamo di rendere gli angoli più squadrati possibile. Sarà poi più facile rotolare l'impasto. Adesso ci spalmiamo sopra il ripieno. Si può spalmare con un cucchiaio o ancora meglio con una spatola in silicone. Distribuiamo bene su tutto il rettangolo, lasciando giusto mezzo centimetro ai bordi. Ora rotoliamo l'impasto su se stesso. Il mio consiglio è di partire dal lato più corto, cercando di formare un rotolo bello compatto. Prima di tagliare il rotolo, aggiustiamolo un po' con le mani, poi scegliamo una forma per cuocerlo. Io preferisco le forme squadrate, ma va bene anche una teglia rotonda. Per questa versione andiamo ad utilizzare una teglia quadrata da 25 cm x 25. La ungiamo bene con la margarina, anche se andrebbe bene anche della carta da forno. Poi siamo pronti a tagliare il rotolo. Prendiamo un pezzo di filo interdentale, lo avvolgiamo intorno al rotolo e stringiamo come volessimo fare un nodo. In questo modo il rotolo verrà tagliato da ogni lato mantenendo una forma rotonda. In alternativa possiamo utilizzare un coltello da pane, ma i rolls si schiacceranno un po' alla base. Allora, i classici cinnamon rolls americani sono un po' più alti delle girelle che siamo abituati a mangiare in Italia. Io qui taglio ad uno spessore di circa 3 cm per rolls, che poi andrà a crescere forse di un altro centimetro in cottura. Poi trasferisco ogni girella nella teglia. In questa quadrata da 25 x 25 ce ne entrano 9 al massimo. Non preoccupatevi se non vi vengono perfetti, sono più belli se un pochettino diversi l'uno dall'altro. Poi se ci avanza qualche girella possiamo disporla su una teglia e lasciarla in frigo per poi cuocerla il giorno successivo o addirittura possiamo congelarla per cuocerla più in là.
Una volta disposte le girelle sulla teglia, le facciamo lievitare per altri 40 minuti prima di cuocerle. Come avete visto, abbiamo lasciato un po' di spazio tra una girella e l'altra per permettere ai rolls di crescere durante la seconda lievitazione. Adesso riscaldiamo il forno a 180 gradi, statico, e nel frattempo spennelliamo le girelle con un pochettino di latte vegetale. Poi quando il forno è caldo le cuociamo per circa 20-25 minuti. Io li metto sulla griglia sotto a quella centrale. Ah, una cosa importante, se utilizzate una teglia dai bordi bassi come questa qui, allora le girelle cuoceranno in circa 20 minuti. Se invece utilizzate una teglia dai bordi alti, le girelle ci metteranno intorno ai 25 minuti. A questo punto, con la casa invasa dal profumo di brioche e cannella, possiamo sfornare i cinnamon rolls e lasciarli raffreddare un po' per 15 minuti prima di divorarceli. Poi, se vogliamo andare all in, li serviamo con una glassa alla vaniglia facile facile, che secondo me è obbligatoria per avere un'esperienza completa. Per fare la glassa mescoliamo insieme 120 g di zucchero a velo, un cucchiaio e mezzo circa di latte vegetale e mezzo cucchiaino di estratto alla vaniglia. Volendo si può anche aggiungere qualche cucchiaiata di cream cheese, che però io non metto in questo caso perché non sono un gran fan del sapore dei cream cheese vegetali che si trovano qui in Italia. Ecco fatto, passati 10 minuti possiamo servirli lasciando la glassa da parte a discrezione dei vostri commensali. Questi cinnamon rolls sono soffici, leggermente tostati sui bordi e morbidissimi dentro, con lo zucchero e la cannella che si sono sciolti e leggermente caramellati sotto. Poi la glassa va a finire tra tutti gli strati del roll fino a scendere sotto. Quando li assaggiate sono sofficissimi, leggermente appiccicosi e poi si sciolgono in bocca. Mangiare una cosa così è veramente un'esperienza, almeno per me, quasi trascendentale, specialmente quando penso che questi cinnamon rolls sono al 100% vegetali. Piccola nota, qui a The Plant-Based School crediamo che queste ricette siano importanti per le occasioni speciali, per fare festa, per lasciarsi un po' andare e non essere troppo severi con se stessi. Ma ci teniamo anche a sottolineare che nella quotidianità crediamo nel mangiare sano, con meno zuccheri e con cibi un po' meno raffinati. Quindi per darvi un'alternativa un po' più sana e anche per poterci gustare questi cinnamon rolls un po' più spesso, abbiamo fatto una versione light, senza zuccheri aggiunti. In una ciotola grande mettiamo 250 g di latte vegetale tiepido e 50 g di pasta di datteri fatta in casa al posto dello zucchero. Mescoliamo bene fino a che la pasta di datteri sia sciolta nel latte, poi aggiungiamo 7 grammi o una bustina di lievito di birra secco e 80 g di margarina vegetale di buona qualità e squagliata. Per darvi un'idea, la nostra è fatta con olio di semi di girasole e olio di semi di lino e con solo il 50% di grassi, ovviamente non idrogenati. Diamo una mescolata, poi aggiungiamo 500 g di farina zero o di tipo 1 e 2 pizzichi di sale. Mescoliamo con una spatola, poi trasferiamo su un piano di lavoro ed impastiamo vigorosamente per almeno 5 minuti fino a che l'impasto è liscio ed elastico. Mettiamo a lievitare in forno stiepidito in una ciotola oliata e coperta con un panno umido o con un piatto leggermente oliato e messo sottosopra. Ci vorrà circa un'ora e mezza. Mentre l'impasto lievita vi faccio vedere come fare la pasta di datteri, che non solo è un'alternativa salutare allo zucchero raffinato, ma è anche molto versatile e può sostituire lo zucchero in molte ricette di dolci. Per farla ci serviranno dei datteri. I miei preferiti sono i datteri Meiju. Sono morbidi e pieni di polpa, ma costano molto. Quindi in alternativa possiamo utilizzare dei datteri normali. Togliamo il nocciolo, poi li mettiamo a bagno in una ciotola con dell'acqua molto calda dai 10 minuti ai 30 minuti. In questo modo i datteri si ammorbidiscono e sarà più facile trasformarli in una pasta liscia. Ricordate che più i datteri sono asciutti, più tempo dovranno stare a bagno nell'acqua. Una volta morbidi li mettiamo in un frullatore e senza aggiungere troppa acqua iniziamo a frullare alla massima velocità fino a che otterremo una pasta morbida e liscia. Con i datteri Meiju non serve aggiungere molta acqua perché sono già molto carnosi e morbidi. Con altri datteri potrebbe volerci un po' più d'acqua, quindi dobbiamo regolarci un po'. Comunque alla fine deve essere una pasta liscia e spalmabile come questa qui e possiamo conservarla in un barattolo in frigorifero fino a 2 mesi o forse anche di più. Poi grazie alla consistenza liscia e spalmabile e al sapore molto dolce, la pasta di datteri è particolarmente indicata per il ripieno dei nostri cinnamon rolls e andrà a sostituire margarina e zucchero in un colpo solo. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare per il ripieno di questi cinnamon rolls light è mescolare 160 g di pasta di datteri insieme a 10 g di cannella e il ripieno è pronto. Tornando ai rolls, quando l'impasto è lievitato lo trasferiamo su un piano di lavoro, lo pieghiamo su se stesso 6 volte, lo trasformiamo in una palla, perlandolo un po' e poi lo stendiamo con una forma rettangolare di circa 30x40 cm. Vediamo che anche con la pasta di datteri nell'impasto la lievitazione è riuscita molto bene. Adesso ci spalmiamo sopra la pasta di datteri sempre con una spatola e poi arrotoliamo. Come prima andiamo a tagliare le girelle con del filo interdentale e in questo caso le mettiamo in uno stampo rotondo da 23 cm di diametro. In questo ce ne entreranno 9 al massimo, lasciando sempre un po' di spazio tra un cinnamon roll e l'altro. Se ci rimane qualche girella in più, le mettiamo in un altro stampo e le lasciamo in frigorifero fino al giorno successivo, oppure le congeliamo. Ora facciamo fare una seconda lievitazione di circa 40 minuti, sempre in luogo caldo, poi spennelliamo con latte vegetale e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi. In questo caso, visto che lo stampo ha il bordo alto, ci vorranno 25 minuti.
Anche questi, fatti con la pasta di datteri, sono venuti fuori carinissimi, belli, alti e sofficissimi. Visto che questi li mangiamo senza glassa sopra, li spennelliamo subito con un po' d'acqua per farli mantenere morbidi più a lungo. Così sono perfetti per colazione o per merenda. E nonostante non ci siano zuccheri raffinati, questi cinnamon rolls sono dolci al punto giusto. E anche in questo caso uno tira l'altro. Se non vengono mangiati subito, allora consiglio di conservarli in sacchetti per alimenti chiusi e al riparo dall'aria, per non farli asciugare troppo. Per congelare i cinnamon rolls basta metterli in una teglia e coprirli e metterli nel freezer prima della seconda lievitazione, così si conservano fino a 3 mesi. Poi per cuocerli li facciamo scongelare in frigo per una notte e poi li inforniamo sempre a 180 gradi per circa 25 minuti. Allora, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, spero anche che questo nuovo format dei video vi piaccia, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!